Ma come si parla nelle varie regioni italiane? Ecco, di questo parleremo in questo video. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. A seconda di dove vi troviate in Italia, potrebbe capitarvi di sentire delle espressioni mai incontrate prima. È normale, perché ogni regione ha i suoi propri modi di dire peculiari e particolari, usati più spesso lì, ma conosciuti in tutta Italia. E questi sono affascinanti perché sono influenzati dal dialetto locale o comunque dalla storia e dalla cultura delle varie regioni. Vedremo i più comuni e famosi. Restate là! È vero, ogni regione italiana ha il suo proprio accento. Ma il tuo accento italiano com'è? Ti piacerebbe migliorarlo e renderlo più simile a quello degli italiani? Puoi farlo con italki, lo sponsor di questo video. italki, la più grande piattaforma per fare lezioni individuali con insegnanti qualificati, ha organizzato un concorso che ti dà la possibilità di vincere fino a 400 euro di crediti, che potrai utilizzare per fare lezioni gratis sulla loro piattaforma. Ci pensi? Potresti fare lezioni di italiano con me gratis. Sì, perché anche io insegno su italki. Cercami. Mi chiamo Graziana Filomeno e tra l'altro sono anche ambasciatrice di italki. Ma torniamo al concorso. Cosa devi fare per partecipare? Innanzitutto devi cliccare sul link che trovi nella descrizione di questo video. Poi devi cliccare su Partecipa al concorso o Enter Giveaway in inglese e loggarti con la tua email. Quindi devi scaricare l'app di italki da quella stessa pagina. E per avere più possibilità di vincere dovresti fare almeno una lezione sulla piattaforma, che potresti fare con me o con altri insegnanti qualificati. Puoi imparare qualsiasi lingua tu voglia, dove e quando vuoi, con lezioni individuali personalizzate su misura per te. Tra l'altro, il tutto non richiede alcun abbonamento. Pagherai solo per le lezioni che svolgi. Parlare con un insegnante qualificato è l'unico modo per migliorare la tua pronuncia, superare la timidezza ed espandere il tuo vocabolario. Prova a vincere il concorso di italki. Clicca sul link in descrizione e buona fortuna! Cominciamo con il Lazio. Innanzitutto voglio chiedere scusa a tutti i miei connazionali delle varie regioni per come pronuncerò queste espressioni. Proverò a pronunciarle al meglio, ma non essendo nativa di quelle regioni, probabilmente la pronuncia non sarà perfetta. L'espressione forse più popolare dal Lazio e in particolare da Roma è daje e non è altro che la versione romana dell'italiano dai. Ma forse ha anche più usi e significati di questa. Daje ormai sta conquistando l'Italia e probabilmente il mondo. All'inizio gli stranieri non la comprendono, ma poi ce la invidiano. Perché? Perché, come dicevo, sta bene su tutto. Come il nero, come il prezzemolo. Può mettere fretta, daje, se fatta una certa, che tradotto dal romanesco significa dai, è un po' tardi. Può esprimere consenso e dare conferma. Mangiamo pollo stasera? Dai. Può incoraggiare. Dai, vai e spacca tutto. Può esprimere chiusura. Dai, ce l'abbiamo fatta a finire il progetto. Adesso possiamo riposarci. Può esprimere gioia, felicità. Dai, la Roma ha vinto ancora. Può esprimere sorpresa, ma anche fastidio. Dai, che figo il tuo appartamento. Dai, ma non impari mai? Hai sbagliato ancora. E, soprattutto tra i giovani, è utilizzata anche come saluto. Dai, zio, se beccamo. Non stiamo in realtà salutando nostro zio, molto probabilmente zio è in realtà un nostro amico e se beccamo significa in italiano standard ci becchiamo, cioè ci vediamo, ci sentiamo. Un'altra espressione sempre dal Lazio
è cerca Maria per Roma, cioè cercare Maria per Roma. Questo modo di dire è utilizzato quando la ricerca di qualcuno o qualcosa è davvero molto complicata, quasi impossibile. Insomma, è un po' il sinonimo dell'espressione italiana cercare un ago in un pagliaio. Dalla Toscana invece abbiamo un'espressione, o meglio due, perché la stessa espressione si può utilizzare sia in forma affermativa che in forma negativa. Mi garba parecchio, non mi garba per nulla. Il verbo garbare è tipico proprio della regione toscana ed è semplicemente usato come sinonimo del verbo piacere, sia in riferimento a cose che a persone. Quindi insomma, mi garba parecchio significa mi piace abbastanza. Al contrario, non mi garba per nulla significa non mi piace per niente. Piccola curiosità, perché si dice così? Perché proprio garbare? Viene dal nome di una vecchia via fiorentina, Via del Garbo, oggi via Condotta. Qui si concentravano le botteghe degli artigiani che producevano i più eleganti e i più costosi panni di lana, apprezzati e venduti in tutta Europa. Questi artigiani per le loro produzioni infatti utilizzavano la lana pregiata proveniente dal sultanato arabo di Garbo, nell'Africa settentrionale. Da qui appunto il nome della via. Dall'Emilia-Romagna invece abbiamo Valà o Mavalà, che si può trovare sia tutto attaccato sia separato. E si tratta appunto di un'espressione tipica romagnola, ma diffusa un po' in tutta l'Italia del Nord. Anche questa ha tantissimi significati ed è difficile trovare un equivalente in una lingua straniera, però fatemi sapere nei commenti se nella vostra lingua esiste una traduzione a Valà. Si può innanzitutto utilizzare come alternativa a figurati, rivolta a chi ci ringrazia, come per dire non ti preoccupare assolutamente, non so, va là, non è niente, non preoccuparti, ma è anche usata per esprimere scetticismo, incredulità. Ma va là, non ci credo. Usata anche prima di fare qualcosa che ci tocca, ma che proprio non vogliamo fare. Ah, va là, facciamo anche questa. Usata per sottintendere qualcosa. Va là, hai capito cosa intendo? Sempre dall'Emilia-Romagna abbiamo un'altra espressione che è sorbole o, letto un po' come lo leggerebbe un romagnolo, più o meno, sciorbole. È un'espressione tipica davvero di Bologna, anche se ovviamente è diffusa in tutta la regione, e esprime sorpresa, stupore per qualcosa che si è visto o si è sentito. Però in realtà viene utilizzata moltissimo anche come intercalare o come rafforzativo nella conversazione. Ma da dove viene sorbole? Molto probabilmente deriva da un frutto della campagna romagnola. Oggigiorno ormai sempre più raro, la sorba. Ho provato a fare delle ricerche per capire perché un frutto sia poi stato associato allo stupore, ma non ho trovato risultati. Se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti. Secondo me, mia opinione personale, il fatto che sia un frutto raro mi fa pensare che quando lo si trova si è sorpresi e da qui appunto si può esclamare sorbole, mia opinione. Ci spostiamo invece in Campania, dove troviamo l'espressione aum aum. Riferito a qualcosa significa losco, cioè non proprio onesto e trasparente, e che proprio per questo motivo deve rimanere nascosto, segreto. Infatti, aum aum è proprio l'onomatopea per indicare la chiusura della bocca. Aum. Però aum aum può anche far riferimento a qualcosa che viene fatto ai danni di una terza persona o, soprattutto, delle istituzioni, quindi un po' illegale. Però le parole non sono sufficienti, perché se decidete di utilizzare questa espressione dovete sempre accompagnarla con i giusti gesti. Il giusto gesto, uno solo, questo.
con le dita che girano, fare qualcosa au mau. Sempre dalla Campania, questa volta veramente dal dialetto napoletano, abbiamo un'altra espressione tipica di questa regione ma conosciuta in tutta Italia. Yam, bella, ya! È un'esclamazione di esortazione per mettere fretta. Sì, proprio come l'italiano dai. Yam è l'imperativo del verbo andare in dialetto napoletano. Sarebbe un andiamo. Ya è la sua versione abbreviata. Quindi yam, ya è come dire yam, yam. Insomma, stiamo dicendo un po' andiamo bello, riferito al nostro interlocutore. Dai! Scendiamo ancora un po' e andiamo in Sicilia, dove molto comune è l'espressione amuni, nata a Palermo ma conosciuta in tutta la regione e anche fuori. Indovinate un po'? Anche questa è un'esortazione. Anche questa è utilizzata per mettere fretta, anche questa è un po' l'equivalente di dai, andiamo. Infatti è proprio l'imperativo di andare alla prima persona plurale per il dialetto siciliano. Andiamo sempre di fretta noi italiani, cioè siamo ritardatari e quindi probabilmente per questo vogliamo mettere fretta agli altri. Quindi appunto amuni o anche la sua variante amuninni servono come incoraggiamento oppure per mettere fretta a fare qualcosa, a prendere una decisione. Altra isola, altre espressioni. Cosa si dice in Sardegna di popolare? Si dice eia, che è una delle parole più utilizzate in Sardegna, è una parola chiaramente dal dialetto sardo ed è l'equivalente di sì, semplicemente, ma anche aio, che in sardo si utilizza praticamente per salutare, un po' come ciao, aio, ma la stessa parola può anche essere utilizzata ancora come esortazione, come alternativa a dai. Cosa si dice invece di tipico nella mia regione, in Puglia? Una parola dell'italiano standard che però assume un significato tutto particolare proprio in questa regione. Ancora. Vi faccio un esempio. Attento, ancora cadi. Ecco, questo ancora non c'entra nulla con lo standard ancora, ma è molto peculiare, molto particolare ed è utilizzato come alternativa al congiuntivo, insomma, quando non vogliamo usare il congiuntivo, perché in realtà sta a significare nel caso in cui, semmai, non vorrei che. Se io dico attento, ancora cadi, quello che voglio comunicare è attento nel caso in cui dovessi cadere, attento perché non vorrei che tu cadessi. Vediamo altri esempi. Guarda nella cassetta della posta, ancora è arrivata la sua lettera. Cioè, come a dire, guarda nella cassetta della posta nel caso in cui fosse arrivata la sua lettera. Oppure, compra più vino, ancora gli ospiti vogliono bere tanto. Cioè, compra più vino, non vorrei che gli ospiti decidessero di bere tanto. Insomma, parliamo un po' di casi ipotetici. E poi un'altra parola che in realtà è diffusa non soltanto in Puglia ma anche in Basilicata, io direi un po' in tutto il sud Italia e forse anche un po' nel nord, che è mannaggia. Pensate un po', mannaggia viene dal dialetto napoletano, più precisamente viene da malnaggia, cioè male ne abbia. Originariamente usata come un insulto, una maledizione. Ma no, non vi preoccupate, oggi ha perso questo significato un po' forte, aggressivo e semplicemente esprime rabbia, ma anche delusione, tristezza. Un po' come i più italiani, accidenti. Che peccato! Dalla Lombardia invece viene l'espressione che sbatti, che deriva dalla forma più lunga che sbattimento. È molto comune tra i giovani e viene utilizzata quando non si ha voglia di fare qualcosa, per sottolineare proprio la frustrazione, la rabbia, il fastidio di doverlo fare. Dal Piemonte invece è un'espressione molto diffusa e si tratta in realtà di una particella molto utilizzata alla fine della frase, che corrisponde un po' all'italiano vero? Cioè conferisce maggiore certezza all'affermazione appena espressa.
e fa partecipare anche l'interlocutore, perché in un certo senso chiede la sua approvazione, il suo consenso. Oggi è proprio una bella giornata, possiamo andare a fare un'escursione, né? Dalla Liguria andare a fare una vasca, letteralmente andare a farsi una vasca, e cioè andare a fare 2 passi, andare a fare un giro, camminare senza uno scopo particolare, senza una destinazione specifica. In realtà però questa espressione non sorprende tanto, perché anche nell'italiano standard esiste l'espressione fare le vasche, che significa andare su e giù ripetutamente per uno stesso luogo, generalmente un viale, una strada un po' lunga. Si riferisce soprattutto al passeggio serale, quindi della sera, giovanile, tipico soprattutto in realtà magari degli anni 70-80, nella via principale delle città, nella piazza, quando i giovani appunto per fare un po' di vita sociale facevano questo e quindi passeggiavano avanti e indietro per la stessa strada, cercando di trovarsi un fidanzato o una fidanzata o farsi nuovi amici o ancora incontrare i vecchi amici. Magari oggigiorno è un po' meno diffusa come attività. E dal Veneto? Dal Veneto abbiamo un'espressione che spero di pronunciare bene ed è vecchio, refite, che significa in italiano vecchio, svegliati. Il verbo in questione è reffarsi, verbo dialettale che quindi non esiste nell'italiano standard, ma che in italiano standard significa svegliarsi, nel senso di riflettere, agire in modo intelligente, molto molto comune tra i giovani. E sì, i giovani quando dicono vecchio in realtà si stanno riferendo comunque a un loro coetaneo, spesso. È un po' un modo di chiamarsi. Dal Veneto scendiamo di nuovo giù in Calabria, dove troviamo la parola gabbu. Gabbu indica il prendere in giro, schernire qualcuno, soprattutto una persona che non è molto intelligente, un po' sciocca. La si usa da sola, ma la si trova anche all'interno di espressioni idiomatiche, modi di dire, proverbi, come per esempio questo qui, che provo a leggere, ma anche qui non sono sicura di farlo nel modo giusto. Cu faci u gabbu all'autri, usoi presto un ci veni. Cioè, tradotto nell'italiano standard, chi prende a gabbo, cioè chi prende in giro gli altri, presto verrà gabbato, cioè presto verrà preso in giro a sua volta. E lo so cosa state pensando. State pensando, ma io quando sentirò questa parola se non vado in Calabria? Questa parola non la potete trovare solo in Calabria, no? Esiste anche nell'italiano standard il verbo gabbare, che significa proprio imbrogliare, raggirare, truffare. Quindi insomma tutte queste espressioni che abbiamo visto sono espressioni che quasi certamente vi capiterà di ascoltare, di vedere, di leggere da qualche parte, ne sono sicura. E ripeto, sono più comuni nelle regioni che io vi ho menzionato, ma in realtà sono conosciute in tutta Italia e qualcuno anche fuori da quella regione le utilizza. Quindi, se vi capita di andare in vacanza in una di queste regioni, o se vi capita di parlare con qualcuno che viene da queste regioni, potete utilizzarle anche voi. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, posso realizzarne magari una seconda parte. Detto questo, se invece siete curiosi di sapere quali sono delle cose interessanti che pochi conoscono sulle varie regioni italiane, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamu.com. Non dimenticate di seguire Lernamu anche su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, quindi X adesso, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Iscrivetevi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti, iscrivetevi al canale YouTube se ancora non lo avete fatto e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.